come alive again. Alive again. Ciao a tutti, sono Barrot e benvenuti dopo tantissimo tempo in un nuovo video di Dofus. Oggi volevo parlarvi del mio metodo principale che utilizzo per farmi kama. Dico il mio metodo principale proprio perché in realtà esistono più metodi, infatti molto probabilmente ci saranno più video di questo genere. Ma oggi volevo parlarvi di quello che utilizzo maggiormente, ovvero la vendita di rune. Per tutti quelli che non sanno di cosa sto parlando, le rune sono oggetti che noi utilizziamo per mangiare, ovvero per potenziare gli equipaggiamenti. Praticamente, quando rompiamo un equipaggiamento dentro il mercatino delle rune, noi ricaviamo appunto delle rune da esso. Queste rune variano in base a quanta caratteristica dà questo oggetto o in base al numero di volte che questo oggetto è stato rotto sul server Eresia. E noi ci vogliamo basare proprio su questa caratteristica. Questo tutorial si basa su cercare oggetti che sul server Eresia vengono rotti poche volte, rompendoli e cercando di guadagnare delle rune, che poi venderemo. Come potete vedere, io qui mi sto servendo della cintura di Nevark, che ha un rune rate del 339%, ovvero le rune che abbiamo ottenuto grazie alla cintura di Nevark sono triplicate. Dobbiamo tenere a mente che questo tutorial è utile perché magari per vendere la cintura di Nevark avrei impiegato parecchi giorni, a volte anche settimane, dato che appunto sul nostro server ormai giocano pochi giocatori. Invece le rune servono sempre a tutte le ore a tutti i personaggi che intendono mangiare un oggetto. Per questo il guadagno sarà vantaggioso e a volte sarà anche superiore al prezzo dell'oggetto grazie al rune rate alto. La cintura di Nevark l'ho craftata qualche momento prima grazie alle risorse che avevo trovato nella mia banca. Ho cercato di craftare proprio la cintura di Nevark perché dà un grande numero di rune resistenza neutro percentuale. Queste rune infatti sono tra le rune che si vendono ad un prezzo più alto insieme ad un PA e ad un PM. Infatti quello che noi dobbiamo cercare di fare non è altro che cercare degli oggetti che danno resistenza neutro percentuale, PA, PM, che magari sono rotti poche volte all'interno del nostro server. Principalmente questi oggetti non sono altro che oggetti livello molto basso o livello molto alto. Quelli di livello molto basso non saranno mai venduti, dato che sul nostro server ci sono pochi giocatori di livello basso, quindi possiamo romperli tranquillamente. Quelli di livello più alto sicuramente ci daranno più rune, solo che io vi sconsiglio di venderli prima però di esservi accertati che qualcuno li voglia comprare, perché comunque vendendo questi oggetti guadagnerete comunque molti kama. Altre rune che compreranno subito sono le rune vita, più precisamente le rune PA-V, quelle che danno 15 vitalità. Ovviamente se come me avete un enorme numero di rune V, quelle da 5 vitalità, le potrete riunire in rune PA-V al costo di 10 rune ciascuna. In questo momento io mi sto craftando 1000 rune PA-V da un valore enorme. Ma torniamo al principio. Noi abbiamo appena craftato tantissime rune per poterci poi arricchire. Ma come facciamo a procurarci gli equipaggiamenti che poi dovremo rompere per procurarci appunto le rune? Il nostro compito è quello di craftare anche questi. Il nostro compito sarà appunto quello di procurarci le risorse per poi craftare gli oggetti che romperemo. È anche per questo che io vi consiglio di procurarvi un mestiere di craft, ovvero un personaggio che abbia come mestiere un mestiere di craft come l'orefice, il sarto, il ciabattino. Per esempio io con il mio Ecaflip sono ciabattino livello 150. Questo vuol dire che avrò un enorme numero di rune PM da vendere. Ma non è per forza importante, ho visto personaggi livello 50 craftare oggetti livello 190. In che modo?
procurandosi le risorse, magari droppandole con gli amici o comprandole, e poi craftarli utilizzando i personaggi dei propri amici. Questo mio amico chiamava il proprio amico Sarto e si craftava il cappello di Mrs. Fritz, che poi avrà venduto oppure avrà rotto per vendere appunto le rune. Quello che state vedendo appunto è io che rompo l'inverno amuleto, che mi ha dato appunto 17 rune PA, che sono un ottimo investimento. Parliamo adesso di un aspetto molto importante per chiunque voglia provare a farsi kama utilizzando questo metodo: andare a droppare le risorse per poi craftare oggetti e magari romperli e guadagnarsi appunto i kama in questo modo. Non dico che è essenziale, ma è molto importante avere un personaggio ottimizzato per il drop. Cosa vuol dire? Un personaggio magari full fortuna che magari con un set prospezione raggiunge i 400 prospezione, molto utile per droppare. Infatti grazie a questo Anotrof livello 192 io riesco spesso a droppare tutte le risorse che mi servono per craftare appunto gli oggetti anche a livello molto alto. Ripeto, non è essenziale, perché potete benissimamente andare a droppare oggetti per rompere appunto equipaggiamenti a livello più basso, che nonostante siano a livello basso ci daranno comunque le rune di cui abbiamo bisogno. Come set da prospezione io utilizzo il set del Minotaur, che oltre a dare molta fortuna e saggezza, utile per l'Anotrof siccome deve levare PM ai mob, dà parecchia, ma dico parecchia prospezione. Infatti raggiungo facilmente i 400 prospezione. Ma ricapitoliamo quello che vi ho appena spiegato. Il vostro compito è quello di craftare le rune che valgono di più, ovvero le rune resistenza percentuale neutro, le rune PA e le rune PM, tutte quante con un valore molto alto. Gli oggetti che dovete craftare possono essere molto vari. Io di solito mi baso su quelli di livello molto alto, ma voi potete benissimo utilizzare quelli di livello basso. Esistono infatti tantissime cinture che danno resistenza percentuale neutro a livello circa 40-50. Non ricordo esattamente il nome, quello che però ricordo sono i nomi di alcuni equipaggiamenti che danno PA e PM a livello molto basso. Non so adesso qual è il loro rune rate, potrebbe essere molto basso o molto alto. Ricordo che l'alberanello, che dà un PA, viene rotto con un rune rate circa di 250%. In questo modo io ho fatto le mie prime rune PA. Un altro oggetto utile a livello molto basso possono essere gli stivali di soddisfazione o gli anelli di soddisfazione. Questi ultimi però avranno un rune rate molto basso. È più utile utilizzare gli anelli dell'invocatore soddisfatto. Questi oggetti daranno PA e a volte anche rune invocazione, ma a noi interessa la runa PA e la runa PM degli stivali di soddisfazione. A dire la verità, a noi interessa principalmente la runa PA, dato che le rune PM si possono ottenere facilmente rompendo qualunque stivale livello 100 o superiore. Per ottenere appunto questa runa vi basterà rompere oggetti di livello basso che diano PA. Ce ne sono davvero tanti, basta che cercate. Principalmente per ottenere un PA è consigliabile essere un orefice. Spero che questo video vi sia servito almeno a qualcosa. Io almeno mi sono divertito a farlo, anche perché nessun altro penso abbia mai fatto in Italia un video di questo genere. Vi chiedo di commentare in questo video se avete bisogno di consigli riguardo questo metodo o se volete altri metodi per ottenere kama facilmente. Un altro consiglio che voglio darvi adesso alla fine è quello di rompere i trofei, perché nel nostro server i trofei non vengono rotti praticamente mai. Questo ci darà tantissime rune che poi potremo vendere. Vi chiedo di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al mio canale per tenervi aggiornati sui video che caricherò. Vi voglio ricordare che nella descrizione metto la pagina di Facebook, in caso voi vogliate contattarmi in qualunque momento, anche quando io non sono in game. Da Barrot è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye ragazzi.